vediamo sta camera com'è. Devo dire bella spaziosa, qua ci sono i nostri 2 letti che sembrano anche molto comodi. Abbiamo tutto questo soffitto con le travi molto carino e vediamo la prova del 9, il bagno. Bello il bagno. Questo sono io, stanco, distrutto, però molto bello. Beh, direi che con l'hotel ci abbiamo azzeccato. Beh, che dire, siamo ufficialmente arrivati in Cina. Ciao amici, ben ritrovati o benvenuti sul canale. Se è la prima volta che ci incontriamo mi fa molto piacere vedervi, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video dove vi fate compagnia in questi primi giorni del nostro viaggio in Cina. Siamo appena arrivati a Pechino, passeremo i prossimi 3 giorni qui in città e quindi la visitiamo insieme. Sarete degli ottimi compagni di viaggio. Probabilmente se avete cliccato in questo video vi state chiedendo che cosa c'è da vedere in Cina, o state programmando un viaggio in Cina o vorreste farlo, o semplicemente siete curiosi di capire tutte le cose che si possono fare e vedere qui. Siete capitati assolutamente nel video giusto, perché insieme visiteremo Pechino, visiteremo questa città pazzesca e ci sono veramente tantissime cose da fare. Abbiamo un itinerario super compatto, quindi vi porto insieme a me alla scoperta di questa città meravigliosa che è la capitale della Cina. A Pechino ci sono veramente tantissime cose da fare e vedere, in particolare la città proibita, il palazzo d'estate, ci sono un sacco di templi, bisogna assolutamente provare la famosissima anatra alla pechinese e noi ovviamente la proveremo, ma soprattutto qua vicino c'è la grande muraglia che visiteremo insieme, quindi andremo anche a vedere una delle 7 meraviglie del mondo. Prima di tutto spero che questo video vi piacerà e iniziamo il nostro viaggio, fatemi compagnia, visitiamo insieme questa città pazzesca. Una delle tappe principali che dovete assolutamente fare quando venite a Pechino è la città proibita. Noi abbiamo iniziato proprio da questa, è veramente un palazzo maestoso, è incredibile, lo vedete dietro di me, cioè siamo all'interno della piazza principale ed è veramente veramente grande. Se venite a visitare questo palazzo un consiglio che vi do è quello di entrare dall'ingresso Women. Ve lo lascio scritto qua sullo schermo perché ho paura di pronunciarlo scorrettamente. Ad ogni modo, una volta arrivati al gate est si prosegue seguendo il flusso di persone e si arriva a questo gate chiamato Women, che è leggermente più avanti rispetto agli altri e questo vi consente di saltare tantissima fila. Piccolo tip che ho scoperto su TikTok, ma che vi dico assolutamente perché oggettivamente è stato così. Questa mattina siamo arrivati e abbiamo saltato tantissima fila entrando da questo gate, quindi piccolo consiglio. Comunque, come potete vedere dietro di me, questo palazzo è bellissimo, adesso lo esploriamo insieme. Tappa numero 1 del nostro viaggio qua in Cina. Aggiornamento e altro consiglio utile per la città proibita: venite più presto possibile al mattino perché veramente è stracolmo di gente, sono solo le 9, cioè per farvi capire. Comunque il consiglio che mi sento personalmente di darvi è di perdervi un po' e non seguire i flussi di persone che vanno all'interno del palazzo, ma perdervi anche nelle viette tipo laterali, perché abbiamo trovato questo posto che è stupendo proprio nelle vie laterali al flusso principale di visitatori e ci sono veramente delle chicchette e siete un po' da soli, c'è meno gente, c'è meno caos e potete vedere questo palazzo con tutta un'altra energia e un'altra vibe. Quindi consiglio, andate presto al mattino, ma anche perdetevi nel palazzo nelle viette laterali perché sono molto molto belline, vi faccio vedere in giro.
E dopo aver visitato la città proibita, un'altra tappa è quella di andare letteralmente nel parco di fronte, che si chiama Parco Jingsan. Oltre ad essere molto bello, se avete voglia di andare fino in cima al tempio potete godere anche di una vista incredibile su tutta la città, ma soprattutto della città proibita che si trova letteralmente sotto di voi. Quindi ci siamo fatti una breve passeggiata al parco per poi andare finalmente a pranzo a mangiare i nostri primi ravioli cinesi in uno degli hutong più storici di tutta Pechino. E credetemi, ne avevamo veramente bisogno. Ci siamo appena fermati per pranzo all'interno di una corte in questi hutong, che sono dei quartieri storici di Pechino. Diciamo che è la Pechino antica, quella ancora un po' rimasta ai tempi che furono, e quindi sono dei quartieri storici molto molto belli, pieni zeppi di ristorantini, negozietti, c'è una bella vita. Quindi ci siamo fermati a fare un pranzo e siamo andati in un ristorante che faceva i famosissimi ravioli cinesi. Abbiamo mangiato all'interno di questa corte che secondo me era super carina, anche perché era un posto molto tipico, molto particolare. Quindi se sono bravo cercherò di mettervi le location dei posti che meritano, dove abbiamo mangiato o che abbiamo visitato, sotto in descrizione, così ve li potete comunque recuperare. Quindi, dato che siamo in questo quartiere molto tipico e un po' caratteristico di Pechino, adesso ci perdiamo in queste vie, iniziamo a fare dei giretti e speriamo di sorprenderci. Sto già vedendo tante belle cose, cioè guardate lì dietro, tipo si entra e si va in mezzo ai negozi. Adesso andiamo in giro un po' a caso, vediamo dove capitiamo. Ok ragazzi, volevo assolutamente aggiornarvi su una cosa. Siamo venuti a fare una passeggiata in questo quartiere di cui in questo momento ovviamente non mi ricordo il nome, ma è molto molto bellino, soprattutto perché la sera si anima, c'è un sacco di gente, è un parco con un laghetto stupendo e pieno di salici piangenti, che tra l'altro sono i miei alberi preferiti, quindi sto vivendo la mia miglior vita. In tutto questo c'è un sacco di gente che si fa le foto ovunque, ci sono praticamente coppie di ragazzi che si fanno le foto a vicenda, ci sono letteralmente dei set fotografici realizzati proprio ad hoc e sono tutti che si fanno i selfie. Cioè questa cosa mi spezza raga, troppo io. Quindi se siete un po' timidi nel farvi le foto o riprendervi mentre parlate per strada eccetera, qua in Cina non c'è questo problema, perché qui sono tutti che si fanno i selfie, che si riprendono, che si mettono a coppiette a farsi le foto con i tre piedi, con le luci, è veramente meraviglioso. Quindi ecco, non abbiate paura a farvi le foto o a chiedere le foto, perché qua è tipo un rito.
Ciao amici, buongiorno da un Elia decisamente provato dal jet lag, ma va bene così perché oggi è il grande giorno, ovvero è il giorno in cui andremo a visitare la muraglia cinese. Io non vedevo l'ora di portarvi con noi, stiamo in questo momento in taxi perché la sezione della muraglia che stiamo andando a visitare è circa ad un'oretta di auto da Pechino. In particolare stiamo andando a visitare la sezione di Mutianyu, che è una delle migliori, in teoria dicono, è una delle meglio conservate e essendo leggermente più lontana da Pechino rispetto alle altre dovrebbe anche essere un pochino meno turistica, il che speriamo, così la vediamo con un po' meno persone. Ad ogni modo io sono super gasato per andare a vedere la muraglia, è una delle 7 meraviglie del mondo, quindi è un must sì ovviamente quando si viene in Cina, in particolare a Pechino, e non vedevo l'ora di portarvi, quindi venite con me, vi portiamo con noi. Ciao amici, benvenuti sulla muraglia cinese. Letteralmente mi ci sono seduto sopra per fare questa ripresa con papà che sta cercando di fare questo video, chapeau a lui. Piccole note operative, giusto perché se magari state guardando questo video e dovete venire sulla muraglia cinese forse vi possono essere utili. Per arrivare vi consiglio di fare un biglietto su trip.com, ve lo prendete, vi arrivano praticamente i QR code sulla vostra app, non ve li chiederà nessuno, però vi servono per prendere dei ticket che dovete acquistare in loco. Al ticket office, avendo già comprato il ticket per accedere alla muraglia, potete prendere altri 2 biglietti e quello che abbiamo fatto noi è stato prendere il biglietto per lo shuttle bus che vi serve per salire fino alla muraglia e un altro ticket che dovete comprare è quello per la cabinovia per salire. Una volta presi questi 2 salite e siete a posto, potete andare in giro dove volete. La sezione che vi consigliamo è quella una volta arrivati sulla destra perché quella è un po' più scenografica. Proseguite lungo tutta la muraglia e in teoria adesso noi dobbiamo andare a cercare uno slittino, perché la cosa bella di questa sezione della muraglia cinese è che una volta arrivati in fondo potete riscendere dalla muraglia con uno slittino, quindi adesso stiamo alla ricerca di questo famosissimo slittino. Andiamo, spero vi piaccia. Un'altra tappa imperdibile, dicono, di Pechino è il Palazzo d'Estate. Adesso post muraglia cinese ci siamo venuti a fare una passeggiata. Purtroppo oggi non c'è una bellissima giornata, nel senso che c'è questa strana foschia che non riesco a capire se sia smog o effettivamente per loro questa sia una giornata di sole, perché a casa mia se non c'è il cielo blu non è una giornata di sole, quindi non lo so, è tutto grigio, un po' strano, ci sono queste strane venature, però in realtà il parco non è male, c'è tantissima gente. Adesso ci facciamo un giro, lo scopriamo insieme. Stiamo andando proprio in questo momento a vedere il palazzo che è all'interno di questo parco, dove ci sono anche tante altre strutture, c'è un lago dove si può anche noleggiare una barchetta e farsi un giro, quindi insomma il parco è molto grande, secondo me è anche carino. Vediamo un po' questo palazzo d'estate.
Ciao amici, siamo arrivati letteralmente in cima al Palazzo d'Estate, c'è tutta la vista sul lago di fronte a noi, è, devo dire, molto carino, ma la quantità di gente che c'è in questo momento in questo palazzo al parco credo che in alcune riprese si possa percepire, però almeno c'è un bel vento qua in cima, quindi ci si rinfresca un attimo, anche perché per salire qua c'è una bella scalinata da fare. Ad ogni modo, questa giornata sta giungendo al termine, spero che questa seconda giornata qui in Cina vi sia piaciuta, ne abbiamo un'altra in realtà da fare domani, dove visitiamo altre cose e ci riserviamo anche un po' di spazio per fare un attimino di shopping, che secondo me qua a Pechino è tantissima roba. Questa sera proveremo, ve l'anticipo, la famosissima anatra alla pechinese, che è un piatto tipico di Pechino assolutamente da provare quando si viene qui, dovrebbe essere molto buona. Noi direi che ci vediamo più tardi, perché tra poco ritorneremo in hotel, ci riposiamo un attimo, ci cambiamo e poi ci rivediamo per la cena, quindi un bacione e ci vediamo più tardi. Buongiorno e benvenuti al Tempio del Cielo di Pechino. Iniziamo così la nostra terza e ultima giornata qua in città. Devo dire che c'è tantissima gente, ma questo è stato decisamente il tempio più bello che ho visto qua a Pechino. Merita veramente una visita e spero che le immagini che avete visto adesso rendano l'idea, perché è veramente stupendo. Lo vedete dietro di me e c'è un'energia in questo posto, nonostante la quantità di gente, stupenda. Spero che sia piaciuto anche a voi. Una cosa che fanno in questi templi o luoghi comunque molto turistici è vendere questi gelatini a forma di attrazione che state visitando. In questo caso ho preso un gelato a forma di Tempio del Cielo. Secondo me è trovata super carina e sono bellissimi, spero siano anche buoni. Secondo me sono più belli che buoni, raga, però sono anche buoni, raga. Questo è al matcha, buonissimo. Siamo venuti a vedere il mercato dell'antiquariato più famoso di Pechino e devo dire che ne vale assolutamente la pena. Non so ovviamente pronunciare il nome, ma ve lo lascio sia sotto in descrizione, magari se riesco anche qua sullo schermo, perché secondo me una visita ne vale la pena. È un mercato letteralmente gigante, c'è di tutto e potete fare shopping e comprare un sacco di souvenir. Secondo me per questo è un'ottima tappa all'interno del vostro viaggio. C'hanno veramente tutto, dalle ceramiche, sono molto famosi in realtà per le ceramiche perché è un vecchio mercato dell'antiquariato, quindi ci sono tantissime ceramiche, set, gioielli, ci sono anche delle perle e ci sono anche tantissime stampe magari da appendere a casa. Quindi se cercate un posto dove comprare dei souvenir o degli oggetti tipici cinesi, segnatevi assolutamente questo mercato, perché oltre ad essere enorme e molto bello, secondo me trattando un po' i prezzi si trovano anche dei buoni affari. Cioè, per farvi capire, c'è letteralmente la qualunque cosa.
Allora amici, breve aggiornamento, abbiamo i grembiulini perché siamo venuti all'hot pot e un'esperienza piuttosto traumatica, dato che era la mia prima volta all'hot pot e se era la mia prima volta figuratevi i miei genitori. Qua c'è papà che sta facendo degli intingoli con le cose che ci hanno dato. Nessuno di noi tre sa come mangiare questa cosa, né nessuno si è informato prima, né tantomeno le cameriere ci stanno aiutando perché non parlano una parola di inglese, ci stanno letteralmente deridendo da tutto il tempo. Quindi stiamo facendo degli esperimenti, abbiamo ordinato decisamente troppe cose e stiamo bollendo cose di continuo senza sapere esattamente che cosa stiamo facendo, ma ci stiamo divertendo. Qua mio papà sta cucinando non si sa cosa, sta mettendo tutto nella stessa ciotola senza sapere. Io ho fatto un casino. Vabbè, questa cena va così. Io letteralmente è da quando sono arrivato che sto ridendo, non riesco nemmeno a mangiare perché c'ho la ridarola. Vabbè, e va così e ci deridono e chissà quanto cavolo costerà sta cosa. Vabbè, buona cena e finiamo così l'ultima cena qui a Pechino. È andata così. Buongiorno ragazzi, ebbene dopo questa cena all'hot pot decisamente interessante si conclude così questo primo video del nostro viaggio in Cina. Concludiamo i nostri giorni a Pechino, ma ci ritorneremo molto presto. In tutto questo, tra poco mi vedete tutto bello pronto per partire perché in realtà proprio oggi inizia la nostra parte 2 del nostro viaggio. Ci spostiamo in un'altra regione, andiamo a visitare un'altra parte della Cina che vedrete nel prossimo video, quindi spero che avrete modo di guardarlo, spero soprattutto che questo video vi sia piaciuto e vi sia ovviamente anche stato utile per magari programmare un vostro viaggio in Cina, magari volevate scoprire qualcosa di più su questo paese o state programmando un itinerario. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi ringrazio veramente tanto per averlo guardato. Se siete arrivati fino a questo punto vi mando come sempre un bacione. Il nostro viaggio in Cina continua ragazzi, quindi ci vediamo nel prossimo video con la parte 2 di questo viaggio pazzesco. Un bacio e ci vediamo nel prossimo video.